Se anche la vostra pianta di avocado è così bella, fresca, rigogliosa e fa delle fioriture anche che durano molto nel tempo, ma di frutti, ragazzi, non se ne vede neanche uno, potete star tranquilli che è un problema di impollinazione. Con questo video oggi risolveremo anche questo problema, perché la pianta dell'avocado è una pianta autofertile, nello stesso fiore ci sono gli organi sia maschili che femminili, quindi potrebbe autoimpollinarsi, ma si comporta in una maniera davvero strana e curiosa. Con questo video cercherò di farlo più semplice possibile, andremo a vedere la vostra pianta di avocado se appartiene al gruppo A piuttosto che al gruppo B e vedere tutto quello che c'è da fare. E non vi rimane altro che mettermi un bel mi piace e continuare a guardare il video. Dicevamo che la pianta dell'avocado nel suo stesso fiore ha sia gli organi maschili che quelli femminili e quindi potrebbe da sola pensare a far tutto, ad autoimpollinarsi e fare quindi frutti. Però questo non avviene perché il fiore si comporta in una maniera un po' strana. Adesso andiamo a vedere il perché e che cosa succede. E quindi vuole sempre avere vicino una pianta che si comporterà in un modo un po' diverso, in modo che c'è questa mescolanza genetica. In genere le piante lo fanno perché dalla mescolanza genetica la pianta che nascerà da quel frutto è sicuramente più forte e più robusta. Le piante dell'avocado si distinguono in due gruppi, il gruppo A e il gruppo B. Adesso andiamo a capire le differenze. Il gruppo A, che cosa accade? Quando la pianta è in fioritura, il fiore il mattino si apre ed anche se questo fiore ha sia organi maschili che femminili, il mattino rimarranno attivi solamente gli organi femminili. Il maschile è lì fermo, non riesce a dar polline, mentre il fiore femminile con il suo ovario è pronto a ricevere il polline. In questo momento, quindi, la mattina, la pianta del gruppo A si comporta come una pianta femminile. Passeranno poi le ore, arriverà l'ora di pranzo e il fiore inizia a chiudersi, si chiude in un modo molto serrato e rimarrà chiuso per tutto il pomeriggio, per tutta la notte e rimarrà chiuso anche il mattino successivo. Poi quando è il pomeriggio invece si aprirà di nuovo, ma non sarà più un fiore femminile, perché la parte dell'ovario rimarrà invece protetta e invece la parte maschile sarà pronta a dare polline. Ecco che nel pomeriggio del giorno successivo la pianta si comporta come una pianta maschio. Passano di nuovo le ore e quando è la tarda serata il fiore maschio inizierà a chiudersi e con questo ciclo che dura circa 36 ore, se il fiore è stato impollinato, verrà fuori il frutto, nascerà questo bel frutto gustoso e cremoso, altrimenti cadrà. Ma non vi preoccupate perché ci sono molti fiori sulla pianta dell'avocado e quindi la fioritura è a scalare. Ecco che la pianta appartenente al gruppo A è una pianta che al mattino è femminile, pronta a ricevere polline, mentre il pomeriggio diventa una pianta maschile, è pronta a dare polline. Le piante invece appartenenti al gruppo B praticamente si comportano all'opposto. Il mattino il fiore si apre e lì ci sarà invece polline da dare, il fiore nel suo aspetto maschile. Poi arriverà verso l'ora di pranzo, il fiore si chiude e rimarrà chiuso per tutto il pomeriggio, tutta la notte fino al giorno successivo. Poi quando è il pomeriggio invece lui si aprirà e questa volta sarà un fiore femminile pronto a ricevere polline. Quando si avvicina l'ora di pranzo il fiore di nuovo si richiude e rimarrà chiuso, non si aprirà più. Se è stato impollinato nascerà un frutto, se non è stato impollinato purtroppo cadrà, si seccherà. Quindi per avere frutti sulle nostre piante, sia che appartiene al gruppo A che al gruppo B, abbiamo bisogno della varietà del gruppo diversa da quella nostra. Adesso andiamo a vedere anche come si riconosce. Vediamo bene e osserviamo questi piccolissimi fiori della mia pianta. Siamo precisamente verso le 4:30 del pomeriggio, quindi siamo nel pomeriggio. Osserviamo il fiore e che cosa notiamo? Notiamo il fiore nel suo stadio maschile. Maschio nel pomeriggio vuol dire femmina alla mattina e quindi non mi posso sbagliare. La mia pianta appartiene al gruppo A.
Questo invece è il rametto fiorito della pianta dell'avocado del mio vicino. Osserviamo bene questo minuscolo fiore, anzi questo si vede ancora meglio. Posso osservarlo bene e vedo che c'è l'ovario. Siamo nel pomeriggio e quindi se è femmina al pomeriggio vuol dire che è maschio il mattino. E quindi fa parte del gruppo B. Se le due piante sono molto vicine, 30, 40, 50 metri, ci penseranno gli insetti impollinatori a raccogliere il polline dalla pianta maschio e portarla in quella femmina, ma se le distanze sono maggiori, ragazzi, l'unica cosa da fare è quella dell'innesto. Praticamente la mia pianta, che è del gruppo A, dovrà essere innestata con una pianta del gruppo B. Prendo un pezzetto di rametto, faccio l'innesto, vi sto mettendo qui in alto il link del video completo, adesso vediamo un pezzetto di video di come si fa, e ci innesterò questo rametto. Questo rametto del gruppo B, quando crescerà e farà i fiori, farà in modo che sono alternati rispetto a quelli della mia pianta. Io concludo così, ragazzi, anche questo aspetto un po' complicato l'abbiamo reso semplice, almeno me lo auguro. Vi saluto a tutti quanti, mi raccomando poi, sempre prodotti biologici. Un saluto a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi, alla prossima!